Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 23. È sera, Eda si reca a casa di Serkan per fargli la sorpresa che lui desiderava. Quando arriva però lo trova vicino a Balgia e si irrita mentre lui la accoglie calorosamente. Eda con una scusa sta per andarsene, ma lui la ferma dicendo che stavano solo lavorando. Balgia allora, dopo essersi tolta un orecchino e averlo nascosto dietro i cuscini del divano, va via lasciandoli soli. Serkan rassicura Eda che non è successo nulla, ma lei gli chiede cosa facesse lì a quell'ora. Lui le risponde che stavano solo lavorando. Eda gli fa notare che lei lavora con lui da solo un giorno e già sa dove abita e ci si è anche recata quando nessuno dei suoi dipendenti lo fa. Poi gli dice che è un ingenuo. Eda si siede sul divano mentre lui accende delle candele e dice che le aveva preparate per lei perché aspettava che gli facesse la sorpresa. Eda continua a fare la gelosa e muovendo i cuscini del divano trova l'orecchino e dice che Balgia l'ha fatta apposta, ma Serkan le dice che lei è gelosa. Allora Eda si arrabbia e se ne va, portando con sé l'orecchino. Balgia intanto è con l'amica e le dice che presto riuscirà a mettersi insieme a Serkan e che nel frattempo gli starà sempre vicino. Eda ha raccontato alle amiche delle manovre di Balgia. Loro la rassicurano che Serkan è innamorato di lei, ma di stare in guardia e di non fidarsi. Quando Eda arriva in ufficio con Melo, le si avvicina a Balgia, che le chiede conferma che non stia più con Serkan. Eda le risponde che non stanno insieme, ma la loro relazione è confusa. Balgia le dice che l'informazione le è necessaria, essendo la responsabile delle relazioni con il pubblico. A questo punto Eda le restituisce l'orecchino e lei, facendole indifferente, le dice di non essersi accorta di averlo perso. Eda chiaramente non le crede e Melo commenta che è un serpente velenoso. Serkan invita Eda a casa sua per quella sera e le dice che le esprimerà il secondo desiderio. Eda gli risponde che dopo quello che ha visto la sera precedente a casa sua ha bloccato tutti i desideri. Poi gli chiede se veramente crede che a Balgia l'orecchino sia caduto inavvertitamente. Serkan ci crede e iniziano a discutere, allora lui le propone una scommessa, con lui che crede nella buona fede di Balgia e lei che crede che lei abbia dei piani su di lui. Eda accetta e gli dice che se vincerà lei, lui smetterà di seguirla. Serkan invece le dice che se vincerà lui, la porterà a cena a Parigi. Serkan invita Eda a pranzo e le dice che ci sarà anche Balgia, così vedranno chi di loro due ha ragione. Durante il pranzo Balgia è molto gentile e disponibile con Serkan e Eda glielo fa notare, ma lui nega. Poi, dopo che ad Eda arriva una telefonata di Efe, lui congeda Balgia e rimane con Eda. Lei gli dice che ha vinto la scommessa, ma Serkan non è d'accordo, nonostante Eda gli faccia notare il comportamento di Balgia e iniziano a bisticciare, tanto che Eda sta per andarsene, ma Serkan la ferma e le dice che lei è solo gelosa, ma che anche lui è molto geloso di lei. Serkan è molto seccato perché Efe gli ha detto di preparare un ufficio per accogliere il suo socio ed è anche seccato perché continua a dare delle direttive a Eda, ma lei gli dice che deve solo rappresentarlo fino all'arrivo del suo socio. Balgia parla con l'amica e si lamenta che Serkan sta sempre insieme ad Eda e che ha molta fiducia in lei. Allora questa le suggerisce di minare questa fiducia approfittando di tutte le opportunità che le capiteranno. Serkan fa una riunione nella quale parla dell'asta che vuole vincere e dei problemi che sono sorti con lo sponsor del progetto che si è ritirato. Tutti si impegnano per la riuscita ed Eda è incaricata di individuare degli sponsor alternativi. Serkan porta tutti a lavorare a casa sua e qui Balgia fa di tutto per attirare la sua attenzione e per stare con lui, mentre Eda fa di tutto per ostacolarla. Dovendo decidere quale azienda sia adatta come sponsor, viene deciso di chiedere informazioni su ognuna di quelle che Eda ha selezionato. Il mattino seguente in ufficio arriva il rapporto sulle aziende selezionate e viene messo sulla scrivania di Eda che è momentaneamente assente.
La cosa non sfugge a Balgia, che si avvicina, lo apre e sottrae un foglio con informazioni compromettenti sull'azienda prescelta, in modo da mettere Eda in cattiva luce agli occhi di Serkan. Eda, ignara di ciò che ha fatto Balgia, porta il rapporto incompleto a Serkan, che vuole esaminarlo prima di inserirlo nel dossier per la gara. Ma lei, sicura del suo lavoro, glielo impedisce, dicendogli che non si fida di lei. Allora Serkan rinuncia ad esaminarlo e dà la sua autorizzazione per dimostrarle che si fida di lei. Nel frattempo Melo e Fifi indagano su Balgia e arrivano alla sua amica, che per mestiere dispensa consigli amorosi. E quando Fifi ascolta una sua telefonata proprio con Balgia, capiscono che è lei che le consiglia le strategie da seguire. Melo riferisce a Eda le informazioni su Balgia e lei le dice che questi sono i suoi ultimi giorni di lavoro perché sta arrivando il socio di Efe. Aggiunge che Efe le ha chiesto di recarsi nella casa che ospiterà il suo socio e di decorarla con dei fiori. Ayfer da un po' di tempo riceve telefonate da parte della madre a cui lei non risponde, ma all'ennesima telefonata risponde dicendole che non deve chiamarla. Poi interviene Eda che le dice di non cercarle e di lasciarle in pace. Serkan e Balgia sono in una location dove lui deve rilasciare un'intervista. Lei è molto premurosa e lo convince a fare un selfie insieme che prontamente mette in rete. Arriva Eda e trova Serkan che abbraccia Balgia per sostenerla dato che si è rotta un tacco. Eda è subito sospettosa e scontrosa, allora Melo, con la scusa di aiutarla, porta via Balgia. Eda dice a Serkan che Balgia sta usando una tattica con lui e che quindi lei ha vinto la scommessa, ma Serkan le risponde che prima di ammetterlo deve sentire le sue emozioni e che lei lo ama perché anche lui prova i suoi stessi sentimenti. Poi le dice che vorrebbe passare il giorno insieme perché lui è cambiato e vuole godersi la vita, specialmente con la donna di cui è innamorato, ma Eda rimane fredda e gli dice che deve andare in ufficio. Balgia ha ricevuto un regalo in ufficio e dice ad Eda che è di un suo ex di cui è ancora innamorata e le augura che la sua storia con Serkan vada bene. Eda va da Serkan e gli dice che lui ha vinto la scommessa. Lui le risponde che dopo i risultati dell'asta la porterà a cena a Parigi. È il compleanno di Ayfer e Eda le ha organizzato una festa presso una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sono presenti tutte le loro amiche, ma anche Serkan e Aydan con l'inseparabile Seifi. Aydan continua a perseguire il suo scopo, che è quello di coinvolgere Ayfer nelle sue attività, in modo da non allontanare Eda da Serkan. Serkan e Eda, mentre pattinano, parlano della cena a Parigi e lui le prospetta un itinerario romantico che si concluderà a Montmartre, dove lui si era riproposto di andare solo con la persona di cui si sarebbe innamorato. Inizia a nevicare, creando per loro un'atmosfera ancora più romantica, mentre continuano a pattinare felici. È sera molto tardi, l'ufficio è deserto e Balgia ne approfitta per rimettere nella cartella del rapporto di Eda il documento che attesta l'inaffidabilità finanziaria della società che Eda ha selezionato. Balgia è molto soddisfatta per ciò che ha fatto e che causerà grossi guai a Eda. In ufficio c'è eccitazione per l'esito della gara. Arriva Ferit che annuncia che loro hanno vinto e allora Serkan ringrazia Eda per il lavoro svolto. In quel mentre Leila annuncia l'arrivo del socio di Efe, che poi è una signora, Madame Semina. Eda e la signora si guardano intensamente fino a quando Eda dice «Nonna». Con questo colpo di scena si chiude la puntata numero 23 di Love is in the Air.